Queste aspettative quanto influiscono realmente? Tanto, hanno un peso grandissimo, cioè hai reso bene l'idea, no? Spesso è l'idea di quello che ci facciamo di quella persona, spesso anche quando si finisce il rapporto si rimane molto male e feriti dall'idea di quello che poteva essere, non di quello che realmente è stato, no? I love you like la 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 la. I love you like la 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 la. Francesca è stata una delle nostre prime intervistate e poter parlare con lei è stata la scelta azzeccata per relazioni, problematiche legate ad esse, ma anche soluzioni per queste problematiche. Spesso ci illudiamo che amici e parenti ci bastino per poterci confrontare e aiutare, ma spesso e volentieri non ci bastano nemmeno loro. Ed è qui che entra in gioco la figura dello psicologo o della psicologa, come in questo caso. Parlare con lei mi ha aiutato veramente tanto a capire alcune anche delle mie lacune che durante una relazione possono venire fuori, e parlare con lei è stata veramente una grande fortuna. Buona visione. Fai la psicologa da ormai 2 anni, va bene? E la prima domanda che ti faccio è: quante persone con problemi derivanti prettamente dall'amore o traumi relazionali, quindi dovuti all'amore poi, vedi ogni giorno? Allora, abbastanza più frequentemente, diciamo, rispetto a un po' di tempo fa. È una richiesta d'aiuto, quella legata alle situazioni amorose, molto alta. All'incirca 4-5 persone alla settimana con problemi relazionali le vedo, diciamo, sì. 4-5 persone alla settimana sono 20 persone al mese, quindi sì. sono diverse. E fra tutte queste persone, cioè fra tutti i casi che te riscontri, qual è la causa principale che ritrovi nei tuoi clienti, non so come dire, nei tuoi... Sì. Le persone che si rivolgono. Sì, esatto. Diciamo che principalmente possiamo avere a che fare con varie dinamiche disfunzionali delle relazioni, però quella che sicuramente richiede più aiuto e che appunto si presta a maggior sostegno psicologico è sicuramente la situazione di dipendenza affettiva all'interno di una relazione, dipendenza emotiva, oppure quando uno dei due partner ha difficoltà a lasciare andare l'altro, quindi in una situazione di relazione disfunzionale e tossica, usiamo anche questo termine, uno dei due ha difficoltà a lasciare andare, quindi a rompere la relazione, quindi ha bisogno di un sostegno per riuscire a farlo. Quindi la persona si rende conto, diciamo, della, passami il termine, tossicità di questa relazione, però non riesce a sgangiarsi dall'altra, quindi ha bisogno, si rivolge a te perché ha bisogno di una mano in questo senso qui. Esatto, oppure ancora lo step prima, la persona percepisce un disagio nella relazione, però non riesce a consapevolizzare bene che si tratta appunto di una relazione disfunzionale che quindi non fa bene alla persona, per cui ha bisogno in quel caso di una presa di consapevolezza e a quel punto di decidere cosa fare della relazione. Ok, e secondo te qual è l'origine di questo problema proprio principale che hai riscontrato nelle persone che vedi? L'origine del problema di creare una relazione tossica, proprio da dove nasce questo problema secondo te? Allora, io penso, diciamo, partire da questo presupposto che per appunto instaurare una relazione profonda e sana con una persona bisogna avere una serie di competenze, diciamo, superiori a livello psicologico, che comunque fanno riferimento all'intelligenza emotiva, no, della persona, quindi sicuramente abilità di un certo livello, come ad esempio l'empatia, come ad esempio la capacità di introspezione, di sapersi ascoltare, di saper riconoscere e comunicare i propri bisogni all'altra persona e a se stesso, e in questo modo si riesce ovviamente a farlo anche non solo nei confronti di noi stessi ma anche nei confronti degli altri. Spesso succede che questa capacità di ascoltarsi, di accettarsi non c'è, quindi non c'è in primis nella persona, quindi la persona non si conosce, non si ascolta, non si accetta, non sa quali sono i propri bisogni, non sapendolo va alla ricerca di un partner, diciamo, un po' casualmente, cioè non in maniera selettiva e appunto in linea con i propri bisogni, ma un po' alla cieca, e questo può appunto dare origine a relazioni insoddisfacenti e disfunzionali,
con alta conflittualità, perché poi i bisogni non corrispondono ovviamente, perché in primis la persona non sa neanche quali sono, quindi non li sa comunicare, non sa quali sono e non riesce neanche a recepire quelli dell'altro. Diciamo, spesso andiamo a parare forse su una percezione di amore che vogliamo ma che di cui non abbiamo bisogno, diciamo, perché magari non lo sappiamo proprio, il nostro bisogno Esatto. di trovare qualcosa in quel qualcuno che ci possa soddisfare. Esatto, e non solo, spesso c'è anche un po', come dire, l'aspettativa, l'illusione che l'altra persona ci salvi in qualche modo, cioè che abbia la responsabilità di guarire magari delle ferite Che non ha nei fatto nostri lui, vissuti, o lei. esatto, di cui non è responsabile, no? Ok. Quindi spesso c'è anche un po' questo sotto alle relazioni disfunzionali o comunque conflittuali, non sane, mettiamola così. Ok. E faccio una domanda che mi è venuta ora. Sì. Ho sentito che te parli di intelligenza emotiva. Sì. Io sono un accanito lettore e ho letto più o meno tutti i volumi di intelligenza emotiva e intelligenza sociale di Daniel Goleman. Ti voglio chiedere molto semplicemente se sai di chi è, insomma, se avevi letto qualcosa in merito, perché comunque è un termine comune, però sapere di cosa si parla poi è un altro par di maniche. Assolutamente, ho letto anche appunto l'intelligenza emotiva di Goleman e penso che sia in realtà un libro che bisognerebbe leggere tutti, perché appunto come dicevi te, il termine intelligenza emotiva viene usato un po' a sproposito secondo me, cioè in maniera un po' di cui non si conosce il significato vero. E purtroppo invece, per quanto sembri diciamo una parola banale, un significato banale, ha una profondità immensa che serve secondo me veramente come base di conoscenza di se stessi e poi degli altri. Io di solito penso che l'intelligenza emotiva, proprio la capacità di riconoscere le proprie emozioni, i propri stati d'animo, saperli leggere nell'altro, sia un qualcosa che si debba insegnare proprio a scuola, cioè fin da piccoli, perché è un'abilità che è secondo me primaria per stare in relazione con il mondo, con gli altri. Assolutamente sì, sono pienamente d'accordo con te. E secondo te qual è la cosa più difficile da attuare in un rapporto fra due persone, che sia d'amore o che sia d'amicizia, affinché questo rapporto funzioni? Sì, allora io credo che uno degli ingredienti fondamentali delle relazioni, sia sentimentali ma anche di quelle diciamo d'amicizia, familiari anche, sia la comunicazione chiara e precisa dei nostri bisogni, dei nostri desideri, perché spesso abbiamo l'aspettativa che l'altro riesca in qualche modo a comprendere, a sapere e a soddisfare i nostri bisogni, però in maniera molto magica, senza che siamo noi a comunicarli. Cioè quante volte ci sarà capitato, comunque è una cosa che si sente dire, no? Che nelle relazioni uno dei due partner chiede all'altro ma cos'hai? E l'altro risponde niente. Spesso questo niente ci dà la pretesa che l'altro sappia benissimo cosa abbiamo, no? Però in realtà dobbiamo essere noi a comunicarlo, perché l'altro non può leggere nella nostra mente. Quindi sicuramente la comunicazione dei bisogni, di quello che vogliamo, che ci piace, della relazione dell'altra persona o che viceversa non ci piace, lo dobbiamo in primis noi stessi mettere in chiaro e saper comunicare in maniera assertiva, chiara all'altro, senza appunto avere aspettative anche false in merito alla consapevolezza che l'altro indovini o in qualche modo lo sappia da solo. E perché secondo te spesso non succede? Cioè perché spesso abbiamo questa difficoltà a comunicare proprio in maniera, come hai detto te, chiara, assertiva, quindi parlando, per intendersi, perché non è semplice, cioè è un discorso molto vero, molto semplice, però da capire non è facile, anche per uno che se lo dice, no? Però poi non lo fa. Io spesso sono uno di quelli, quindi ma secondo te proprio per quale motivo la gente non ha questa difficoltà? Trova difficoltà, vergogna, forse imbarazzo, più che vergogna a comunicare, parlare a un amico o alla propria fidanzata, al proprio partner, non solo i suoi bisogni, ma proprio comunicare anche magari delle debolezze, delle situazioni dove lui non si sente a suo agio e dove vuole essere un po' più incluso, protetto, possiamo dire così. Certo, diciamo che questa risposta è
richiederebbe una risposta appunto molto vasta, perché sicuramente l'imprinting e l'attaccamento che noi sperimentiamo nelle relazioni primarie con la nostra famiglia fa molto, nel senso che pensiamo a un attaccamento tra un genitore e un figlio insicuro, in cui il bambino sa di non poter contare sui genitori perché magari quando ha bisogni emotivi di essere contenuto, di essere rassicurato, il genitore non c'è, oppure il genitore è freddo, quindi impara a contare su se stesso, cioè impara che non si deve comunicare quello che non ci fa star bene, no? Quindi di conseguenza questo imprinting, questo schema se lo porta un po' dietro anche nelle relazioni, e quindi di conseguenza è una cosa molto automatica. Non è che non riesce a farlo perché non vuole farlo, perché funziona così un po', no? Per cui io penso che per fare questo lavoro di comunicare in maniera chiara bisogna fare un lavoro su noi stessi, anche laddove ci sono questi tipi di relazioni familiari o di attaccamento di questo tipo, andare a modificarle modificando lo schema ma conoscendolo, cioè Certo. cercando di modificarlo e dandogli un senso, no? Però questa cosa si può fare soltanto facendo un lavoro su noi stessi, cioè se ci rendiamo conto di avere difficoltà, disagio a comunicare all'altra persona un bisogno o uno stato d'animo, qualcosa che non ci piace, dobbiamo sicuramente iniziare a lavorare su noi stessi, non sull'altro. Certo. E a proposito del lavoro su noi stessi, la domanda che mi viene spontanea è: spesso si sente dire, no, che per amare qualcuno dobbiamo prima amare noi stessi, un po' l'abbiamo anche detto, no, durante queste parole che si fanno, ma cioè, è vera questa cosa, nel senso, chi me lo dice che una persona che non si ama, termine molto vasto, però mettiamo, una persona che non si ama, chi me lo dice che non è in grado di amare un'altra persona? Allora, io parto diciamo un pochino sempre, cioè ho quest'idea, che è mia ovviamente, Okay. non può essere non condivisibile, però che per stare bene in due bisogna prima stare bene in uno, cioè non ci si cura mettendosi insieme, nel Okay. senso che sicuramente riallacciandosi un po' al discorso che si faceva prima della capacità dell'intelligenza emotiva, quindi dell'empatia, del sapersi ascoltare, dell'autoriflessione, dell'autointrospezione, sono tutte capacità che bisogna prima acquisire per noi stessi, per poi stare all'interno di una relazione. Cioè, se io non so, non mi riesco a leggere, non mi riesco ad accettare, non riesco ad avere autoempatia verso me stesso, come posso pensare di averla nei confronti di un altro? È difficile, no? Sì. Comunque può anche avvenire, ma questo di solito può generare delle relazioni che sono insoddisfacenti, che sono poi alla lunga diciamo destinate a finire, non profonde, no? Perché ci deve essere di base un amore e, come dire, una comprensione verso noi stessi in primis, come prerequisito, Certo. secondo me, per stare bene con un'altra persona. E domanda che mi è venuta ora, Sì. quali sono secondo te diamone tre, così, Sì. le cose fondamentali che una persona deve conoscere di se stessa per avere, secondo ovviamente la tua opinione personale, una relazione, non ti dico perfetta perché perfetta per me non esiste, la perfezione è qualcosa di illusorio, però una relazione che funzioni, cioè una persona, come dico, queste tre cose, sono convinto di poter avere una relazione di successo, va bene, con una persona che sia un amico, che sia un partner. Sì. Dammi tre tips, tre caratteristiche. Sì. Allora, la prima, secondo me, che spesso si dà per scontata, ma è la più importante, è l'autocompassione, cioè l'autoempatia, quella cosa si diceva prima, cioè avere empatia verso di noi, cioè ascoltarsi, essere veramente comprensivi verso di noi, perché spesso si tende a essere troppo severi, giudicanti, e questo poi lo ci si aspetta anche dall'altra persona in una Certo. relazione, quindi essere in primis comprensivi verso di noi, cioè sapersi veramente ascoltare come veramente faremo con un'altra persona, ma in maniera profonda, cioè cercando di capirci realmente, no? Di vedere anche quali sono le situazioni che non ci fanno bene, le difficoltà che abbiamo passato, i vissuti che ci appartengono, no? Quindi questo sicuramente.
Poi conoscere, si torna lì, io sono un po' fissata sui bisogni, lo so, però penso siano veramente importanti, sia per individuali che in una relazione. Conoscere quali sono i nostri bisogni. I bisogni sono quelle spinte, diciamo, che ci muovono a fare qualcosa, no? Sono quelli stati in cui c'è qualcosa che manca e che noi ci adoperiamo per ottenere, no? E sono quelle necessità con cui, diciamo, non riusciamo a vivere senza nella nostra vita. E ognuno di noi ne ha di precisi e soggettivi, quindi sapere quali sono, cioè riconoscerli, e nel momento in cui io li riconosco sono anche bravo perché riesco a soddisfarli e non solo, riesco anche a comprendere e a leggerli nell'altro, quindi questa è un'altra, diciamo, abilità secondo me importantissima. E poi, cosa che credo anche questa sia fondamentale, la stima verso se stessi, cioè la sicurezza, perché la sicurezza, veramente la stima nella nostra persona, avere una buona base di autostima, ma non nel senso di riconoscere di essere perfetti o adorarci, no, però sapere che come persona valiamo, cioè riconoscere il nostro valore. Questo è importantissimo, ovviamente, come dicevo prima, sia per noi stessi, per il nostro benessere, ma principalmente per stare bene anche all'interno di una relazione. Ok, quindi diciamo è molto importante per te il lavoro che una persona fa su se stessa e penso la prima cosa che hai detto è che l'autoempatia possa racchiudere benissimo questi tre elementi, diciamo, e poi uno è l'autoempatia e gli altri due che hai citato. E Francesca a livello relazionale, all'interno di una relazione, la vive più da Francesca o la vive più da psicologa? Perché è sempre una domanda che ho voluto fare, no? Sì. È come un po' da chi si va a tagliare i capelli il parrucchiere, tipo, no? Sì. Quindi questa è un'ottima domanda che ti volevo fare. La vivi più da Francesca le tue relazioni o da psicologa? Ok, domanda che tra l'altro mi hanno fatto anche dei miei pazienti, perché suscita curiosità effettivamente questa domanda. La risposta sincera è da Francesca, perché penso che all'interno di una relazione prevalga sulla conoscenza, magari di alcune dinamiche più prettamente tecnica e psicologica, la parte di vissuto personale. C'è una persona che sono io, che in quel momento è in relazione con un'altra, per cui all'interno della relazione vengono fuori i miei vissuti, le mie ferite, le parti di me, no? Che ovviamente hanno a che fare con l'altro e che hanno molto più peso rispetto a quanto possa conoscere una certa dinamica, no? Cioè la pratica dalla teoria sono molto diverse, quindi ti direi che prevale la persona, io, ovviamente magari con una consapevolezza maggiore di come funzionano certe cose, però poi di fatto come le gestisco in maniera personale, non da psicologa ovviamente. E ti senti soddisfatta, arrivata a questo punto della tua vita, della relazione che stai vivendo e delle relazioni che hai vissuto a livello personale, rispetto anche a quello che ci siamo detti prima, cioè al capirsi, a capire i propri bisogni, le proprie esigenze, ma anche senza sottovalutare, ovviamente, essendo in due, le esigenze dell'altra persona. Ti senti cresciuta, arrivata a questo punto rispetto magari alle relazioni precedenti? Sì, c'è stata un'evoluzione sicuramente, che proprio l'ho vista molto bene rispetto alle relazioni passate a quella attuale, che comunque è ancora in evoluzione, perché su tante, ovviamente non su tante cose abbiamo detto anche prima, i bisogni, l'ascolto reciproco, il comprendere anche i bisogni dell'altro. Un'altra cosa che secondo me è molto difficile fare è capire che magari il punto di vista dell'altra persona o il bisogno dell'altra persona ci può non piacere, però lo dobbiamo rispettare. Perché non è detto che se a me non piace il punto di vista dell'altro, allora non lo rispetti. Così come non credo sia giusto, aspettarsi che l'altro faccia o dica o che abbia un punto di vista come il mio, no? Perché quello diventa una pretesa, cioè pretendere che l'altro soddisfi tutte le mie aspettative è una pretesa che secondo me nasconde un po' anche il tentativo di cambiare l'altro per adattarlo a come lo vorrei io, no? E questo è difficilissimo fare e capire all'interno della relazione, per cui tutte queste cose le sto, vivendo, le vivo e le stanno avendo un'evoluzione anche nel rapporto che ho ora, sicuramente, ma sono, cambiamenti che richiedono del tempo, no? Che
che avvengono assolutamente. in maniera graduale poi. Sì. E sai, io personalmente quando conosci una persona, no? Quando hai a che fare con una persona che ti piace, a livello prettamente relazionale, non di amicizia, io sono una persona che si fa dei film, ma anche fa conto questo, ti vedi le prime volte, Sì. ti fai io mi faccio dei grandi film e qui creo secondo me un problema, nel senso io come penso, spero di non essere l'unico, mi creo delle aspettative, no? Tornando a quello che dicevi un attimo fa, quanto queste aspettative però interagiscono e creano degli step, dei paletti, quando poi invece magari vai a conoscere meglio la persona, quindi non solo nella tua testa, e rimani un po' deluso, no? Sì. Cioè quanto le aspettative contano in questo senso, perché spesso, e purtroppo l'ho fatto anch'io, anche non troppo tempo fa, vai ad amare una persona o comunque ti relazioni con una persona non tanto per la persona che è, ma per come pensi che sia o per come pensi che tu voglia che sia. Forse ho usato un po' in italiano un po' così, però penso si sia capito. Ecco, queste aspettative quanto influiscono realmente? Tanto, hanno un peso grandissimo, cioè hai reso bene l'idea, no? Spesso è l'idea di quello che ci facciamo di quella persona, spesso anche quando si finisce il rapporto si rimane molto male e feriti dall'idea di quello che poteva essere, non di quello che realmente è stato, no? E l'aspettativa hanno un peso enorme perché spesso noi, diciamo, ci aspettiamo che l'altra persona faccia o dica qualcosa, si comporti in un certo modo e poi quando questo non avviene noi rimaniamo delusi, no? Come dicevi te, feriti. Però rimaniamo più delusi e feriti dal fatto che questa persona si è comportata in un certo modo o dall'aspettativa che noi avevamo che non è stata soddisfatta? Dall'aspettativa, no? Sì, spesso sì. Spesso è così, però le aspettative spesso sono distorte, cioè ci portano a veramente crearci delle illusioni di realtà che sono soltanto nella nostra testa. Sì. Questo perché si basano su schemi nostri interni, su bisogni soggettivi, su desideri che noi nutriamo, che però magicamente pensiamo che l'altra persona possa in ogni momento, in qualsiasi modo soddisfare e capire, ma ovviamente questo non è la realtà, no? Certo. È una costruzione, diciamo, di realtà che c'è soltanto nella nostra mente, per cui dobbiamo riuscire a capire questo, che ovviamente le aspettative sono nostre. Noi quello che possiamo fare è sicuramente comunicare, come dicevo prima, in maniera chiara quello che ci piacerebbe, quello che, di cui abbiamo bisogno, no? In una relazione, per far sì che non si creino delle illusioni, no? Di realtà. Però ecco, aspettarsi che l'altra persona faccia e si comporti esattamente nel modo in cui si voglia è, appunto, non è più un'aspettativa ma è proprio una pretesa e si rischia di stare molto male nel momento in cui anche per stare male l'altra persona, certo, di conseguenza. certo, di farla sentire ovviamente non adeguata, no? E te lavori molto con i bambini, perlomeno hai a che fare molto con sé, però hai a che fare con con diversi bambini, comunque ragazzi che hanno un'età tra l'adolescenza e l'infanzia, diciamo. Sì. E qual è un tipo di amore ovviamente differente, no? Ma qual è la cosa che ti può aver lasciato più impressa, forse più significativa, un bambino durante il tempo comunque che ci ha passato insieme? Sì. La cosa che ti rimane, che ti è rimasta più impressa, insomma, a livello magari anche di affezione, di amore, diciamo, ecco, la domanda è questa qui, no? Qual è la cosa che ti è rimasta più impressa? Paradossalmente si ricollega proprio al discorso sulle aspettative, perché i bambini non ce l'hanno, cioè i bambini si godono il momento che te hai a disposizione con loro, cioè loro stanno bene in quel momento lì, non si aspettano che tu faccia qualcosa in cambio, che tu rimanga, che tu nel momento successivo ci sarai, non ci sarai, loro riescano a stare in quel momento e riescano a fartici stare, a essere felici in quel momento con te, per cui è secondo me un tipo di, come dire, di comunicazione, anche di modalità di viversi un'altra persona che è veramente sincera, libera da qualsiasi tipo appunto di aspettativa, di pregiudizio, di
di costruzione, perché non esiste, è molto innocente in un bambino questa modalità, no? Soprattutto in un bambino piccolo, comunque ovviamente insomma intorno, non adolescente, ecco, perché quando si entra nell'adolescenza scusa, si ha già un'età più matura, quindi anche le aspettative ci sono, no? Però ecco, i bambini riescono a farlo, a stare con te, a stare con l'altra persona in maniera molto libera da pretese, aspettative, senza aspettarsi davvero niente in cambio. E secondo te bisognerebbe cercare una persona, non mi piace il termine cercare, ma ormai l'ho detto, bisognerebbe cercare di trovare una persona con cui poter invecchiare insieme o con cui poter dal lato emotivo e prettamente emotivo rimanere bambini. Perché lo lessi su una frase di Instagram, sì. In un post, e mi rimase impressa questa frase, no? E ho detto, ora parlando di bambini per me è ritornata, ho detto, sì. te la chiedo. Ma io penso che possano essere entrambe le cose, nel senso che si può invecchiare insieme anche essendo bambini insieme, nel senso che all'interno di una relazione momenti in cui siamo bambini, quindi momenti in cui magari c'è spazio per lo scherzo, per il ridere, per essere complici, sono momenti che creano veramente reciprocità e quindi sono importanti per una relazione, e questi ci dovrebbero essere anche nel corso dell'evoluzione di una relazione, perché veramente si può davvero essere bambini anche mentre si invecchia insieme, no? L'una non esclude l'altra, per cui penso che ovviamente possano essere fattibili entrambe le cose, no? Quindi magari investire in una relazione a lungo termine, una persona con cui vorrei veramente invecchiarci, però anche ricreare questi momenti, perché nutrono proprio la relazione. Sì, sono veramente d'accordo con te. E a livello invece del post relazione, nel senso una relazione finisce. Sì. Come elaboriamo noi la perdita di una persona, che poi magari può essere il partner, come può essere anche un'amicizia normale, che sia per un discorso prettamente di disaccordo, poi magari entriamo in un discorso differente, ma non lo so, ma anche di morte, no? Sì. Cioè viene a mancare in qualsiasi caso sia una persona, che sia il partner o l'amico. Noi a livello psicologico, cioè come reagiamo, cioè come viviamo, elaboriamo questa esperienza. Allora, la perdita di una persona, che sia il partner o che sia una persona cara, sia che si parli di morte, quindi di una causa appunto come la morte, che si parli di una rottura amorosa, comunque comportano un vissuto di perdita a prescindere, per cui la mente umana risponde esattamente nello stesso modo, anche se ovviamente la situazione è diversa, però il vissuto della perdita viene elaborato nello stesso modo. La nostra mente deve attraversare delle fasi per elaborare la perdita, che sono state proprio studiate anche a livello scientifico da tanti studi ben precise. La prima fase solitamente è quella della negazione, quindi si tende a negare e a evitare la realtà, quindi si tende a veramente non credere a quello che è successo, no? Non lo si riesce a realizzare. Poi c'è una fase in cui la persona sperimenta rabbia per quello che è successo, quindi appunto non accetta la fine, non accetta la morte, oppure no? Quindi vive un sentimento di ingiustizia, di frustrazione, di rabbia. Poi c'è la fase, diciamo, del patteggiamento, in cui la persona cerca un compromesso, no? Ad esempio pensiamo alla fine di una relazione in cui la persona magari torna sui propri passi, chiede scusa, fa in modo di rimediare la situazione, no? E dice, magari pensa che vorrebbe tornare indietro. Anche se coscientemente magari sa che non c'è più niente da fare, esatto, e lì appunto arriva la fase della depressione, quindi la fase in cui si realizza realmente, si prende consapevolezza che c'è una fine, c'è una perdita e quindi dobbiamo farci i conti, quindi subentrano sicuramente vissuti di tristezza, di angoscia, di ansia, di solitudine, di vuoto. Alla fine, diciamo, appunto segue l'ultima fase in cui ci si risolleva, ci si tende a rialzare una volta che si è un po' toccato il fondo, e quindi c'è la fase dell'accettazione in cui si riesce a riprendere in mano la propria vita, a ricostruirsi, a voltare un pochino pagina e andare avanti. Un'altra domanda che mi è venuta da farti è l'ultima. Sì.
te l'ho detto, no, a me vengono anche, io penso, cioè a Sì. me il cervello mi si muove, purtroppo va dritto e spesso, per come l'ho anche elaborate io, le perdite relazionali dovute a una rottura, ovviamente, meno male, perché sarebbe Certo. dispiaciuto altrimenti. Cioè, spesso noi diciamo, io ho avuto una relazione seria nella mia vita, durava 2 anni, dai 16 ai 18, quindi diventava molto. Sì. Però anche quando magari si lasciano dei miei amici, diciamo sì, vabbè, ma ci stare insieme da tanto tempo, era più abitudine che altro, no? Sì. Diciamo, perlomeno a me mi capita spesso di sentire sì, ma era più abitudine che altro. Perché ovviamente slegarsi con una persona che magari tutti i giorni gli dai il buongiorno, Certo. la buonanotte, la senti, non ti dico tutto il giorno, ma nell'arco di tutto il giorno ci parli, senti come sta, dov'è, cose così. Sì. A slegarsi da questa, decentrarsi da questa abitudine è difficile. Sì. Ma è solo abitudine? Nel senso, uno che ci sta insieme da 3 mesi, 2 anni, 5 anni o 8 mesi, è abitudine? È solo abitudine? Questa è la domanda. Come si fa a capire? Dire, beh, ma ero abituato, ora è solo una questione di abitudine. Sì, io penso che ovviamente, come dire, dietro questa, diciamo, questa risposta ci sia tanto. Sì. Sicuramente la relazione ha un'evoluzione, nel senso che noi siamo abituati spesso a pensare alla relazione come alla fase dell'innamoramento, in cui ci deve essere una completa corrispondenza con la persona, in cui c'è le farfalle nello stomaco, ci siamo alla follia, ci siamo solo noi contro tutti, no? C'è un po' questa fase. E siamo abituati a pensare alla relazione sempre in questi termini. Quando la relazione esce da questo tipo di visione, di vissuto e assume un'altra forma, magari più matura, magari più paragonabile a quella che è l'abitudine, ma in senso di relazione più costruita, più strutturata, che quindi ha degli schemi, no? Perché ha una sua struttura a quel punto, si tende a pensare all'abitudine, no? Quindi si tende un pochino a usare questa giustificazione. Poi ovviamente altro è, come dire, quando nonostante la fine di una relazione ci si rende conto che invece, diciamo, al posto del sentimento, della stima, del rispetto, della condivisione di valori, c'era principalmente lo stare insieme, magari fare certe cose. Allora a quel punto, quando questo diventa un pochino il fulcro magari anche della mancanza, forse ci si può interrogare che si sarebbe trattato piuttosto di abitudine, piuttosto che invece che magari di altro, no? Di un amore più consolidato. Però ecco, credo che farsi anche questa domanda a posteriori lascia un po' il tempo che trova, nel senso che ovviamente, come si diceva poco fa, quando c'è una perdita o una rottura c'è sempre una quota di dolore da affrontare, al di là che si tratti di una relazione che sia sfociata un po' in un'abitudine o meno. Penso un po' questo. Ok, grazie. A te, grazie mille. Facci sapere se l'intervista ti è piaciuta e se ti ha lasciato qualcosa, e se vuoi darci una mano con un semplice click iscriviti qui sotto al nostro canale, così da non perderti nemmeno una sola chiacchierata. Grazie.